Mamma, quanto abbiamo rischiato nel finale, però è una grande vittoria. Grande lotta alla fine. Mamma mia, che Abbiamo terrore. vinto, stranamente. Terrore finale, perché quei minuti lì li gestiamo secondo me troppo male, quei minuti finali dove eravamo in vantaggio 2-0, riescono a segnare, ci buttano tutti in avanti, riescono a fare comunque a ridurre lo svantaggio, e lì quei minuti, anche come la Juve alla fine, come contro la Juve, quei minuti lì possono essere fatali, e per grandi parate di Stankovic abbiamo evitato il 2-2, e anche per grandi scelte difensive, anche errori difensivi talvolta. Diciamo che abbiamo rischiato, abbiamo veramente per un soffio, se no era di nuovo pareggio lì. Stankovic ci ha salvato non una volta, ben parecchie volte. Soprattutto nel finale. Sì, non so quante parate ha fatto, ma incredibili. Mamma mia. Oggi veramente ci ha salvato. Lui, Altare, che è stato bravissimo. Grande Altare. Sì. Mi chiedevo, ma com'è possibile che non gioca mai sto ragazzo? Cioè, veramente, non dico il più affidabile, ma al momento ti dico di sì, per stato di forma. Sì. Madonna. Che tensione, che ansia, madonna. Siamo proprio distrutti, sono disintegrato. Speravo che dopo il secondo gol nella partita scemasse, invece il Cagliari alla fine ci ha creduto, ha messo un sacco di uomini, ha messo Pavoletti, il centrocampista che era bello alto, ha messo la Padula che è sempre pericoloso in area, e non solo, e effettivamente il gol gli l'aveva trovato. Sì. Infatti alla fine io avevo paura che segnassero, ovviamente, per tutte quelle azioni che hanno avuto. È stato veramente angosciante alla fine. Io ho paura per la Juve, cioè che si ripetesse quello che è successo contro la Juve, risultato acquisito alla fine, e un pareggio così assurdo. Questo sarebbe stato ancora più assurdo. E non riesce a vincere neanche oggi. E invece siamo riusciti, festeggeremo il Natale in pace, non siamo fuori dalle 3 in retrocessione. Esatto, però insomma ci avviciniamo un attimo a quel lotto di squadre che se la giocano. Invece prima eravamo ultimi e straultimi, adesso siamo, non so, non neanche visto, siamo a 13 a questo punto. Monza deve ancora giocare, però ok, e quindi insomma siamo lì, siamo tutte lì comunque. Vincere è importante in ogni caso. Sì, siamo tutte lì. Anche perché la prossima non la potremo mai vincere, probabilmente, perché contro il Napoli dura, però non è detto, perché alla fine i big match abbiamo visto che li sappiamo gestire. Secondo me comunque il Napoli offensivamente non è sto granché, è che la forza di Conte è proprio saper gestire difensivamente tutto. Vediamo una partita dove devono principalmente solo, diciamo, offendere, quindi far gol e principalmente predisporre la partita così. Comunque vedremo. Al di là di questo, grande partita, soprattutto come siamo orientati al secondo tempo. Paradossalmente primo tempo secondo me gol che troviamo con fortuna, che quest'anno ci è mancata, quindi giusto così. Esatto. È giusto così, perché alla fine quante volte abbiamo pagato quest'anno per sfortuna, dove anche meritavamo e non siamo riusciti a trovare il gol, o ci hanno infilato in qualche modo, e lì non siamo riusciti a portare a casa punti. Stavolta riusciamo a trovare il primo gol con Zampano, gran gol, grande accelerata di Cristagno, che sempre di più aveva anche segnato poi il millimetro di tacco. Incredibile. Chi era allo stadio non lo saprà, ma il gol è stato annullato per quanto sarà di tacco? Così, pochissimo. Credo veramente il fuorigioco più millimetrico che abbia mai visto nella mia vita. Sì. Una roba non assurda. ci credevo, perché vedendo dal video era impercettibile come cosa. Cioè dovevano veramente zoomare tantissimo per poter analizzare quel fuorigioco così. Fuorigioco non di Oristagno, ma di Poyampalo, che aveva fatto una sponda giusta, perfetta, e aveva mandato in porta Oristagno, che con lo scavetto aveva fatto gol, un gran gol. Purtroppo questa è la regola, però è veramente un po' assurdo, diciamocelo. Però vabbè. Un gran gol, però una grandissima sponda anche di Poyampalo finalmente. Sì. Purtroppo non gli hanno dato l'assist perché è stato annullato. Però oggi Poyampalo ha fatto veramente bene, cioè rispetto alle altre volte, quindi stiamo facendo uno step in più. Un lento upgrade tipo. No? Sì, ma vedendo oggi com'è rispetto alle partite scorse, si nota, madonna. Sì, piano piano, dai, che entra anche lui in forma. E al di là di questo, 2-0,
Gran gol di Sverko, cioè assurdo. Lì ho detto, vabbè, ormai è andato a terra. Cioè, era vicino alla porta, però lì cosa fai? Cioè, stava cadendo praticamente, ho detto, invece andata. ha avuto la lucidità di mettere il piede e segnare. Grande. Anche là il portiere non è che ha fatto una parata. Tutta la difesa, però diciamo lì Sì. in quella occasione lì c'è tutta la difesa del Cagliari che Non ci ho lascia capito niente. andare centralmente Sverko e lo lascia veramente... Cioè, non se l'aspettavano neanche loro, ovviamente, neanche io. Anche perché la marcatura uomo facevano, quindi probabilmente Sì. quello che marcava Sverko non l'ha seguito. E Beh, gli chiaro. altri sono rimasti lì un po', non capivano cosa fare. Sì, un po' imbambolati, Sì. bisogna dirlo. Sì, oggettivamente difesa del Cagliari lì male male. Mm. E lui da terra riesce in qualche modo a un attimo riprendersi, a tirare da terra mentre stava cadendo. Infatti, cioè, la sua reazione non è una reazione da gol, ma perché di fatto era per terra così. Non so se aveva subito aveva colpito la testa, non so, cadendo. Però di fatto, gol, cioè, gran gol, veramente grande gol. E al di là di questo, arriva sto 2-1 maledetto. Era stato il 78esimo, 75, non mi ricordo, e lì con Pavoletti avevano messo un sacco di gente a quel punto solo per cercare di andare magari con qualche cross fare gol, e Pavoletti è proprio quell'uomo lì e il gol l'aveva trovato. Quindi in un secondo tempo dove siamo rientrati paradossalmente meglio che nel primo, dove alla fine abbiamo lasciato un po' gestire il Cagliari e tutto, e però con fortuna siamo riusciti a trovare il gol. Nel secondo meritavamo di fare il 2-0, forse anche il terzo, perché abbiamo veramente creato tante azioni così, abbiamo gestito bene, siamo rientrati paradossalmente meglio nonostante il vantaggio, siamo riusciti a creare molte più occasioni, e lì sarebbe stata veramente a quel punto una beffa, visto il secondo tempo che hanno messo in campo i ragazzi, uscire anche con un pareggio, perché sarebbe stato sbagliato a quel punto, perché secondo me nel primo tempo ok hanno avuto tanto possesso loro, però secondo me non hanno creato così tanto. Esatto, cosa serve il possesso se poi non crei niente? Non serve a niente, perché l'abbiamo visto anche noi in tutte le partite che abbiamo fatto, grande gioco, grande tutto, però poi alla fine non sono mai arrivati i gol, quindi non serve a niente alla fine. Esatto, e invece c'è noi quando abbiamo avuto la gestione del possesso nel secondo tempo, che siamo entrati più cattivi, più vogliosi di chiudere la partita subito, abbiamo creato un sacco di occasioni, quindi secondo me era una vittoria meritata e lo è stata, quindi siamo contenti della prestazione che abbiamo messo soprattutto nel secondo tempo, al di là della prima, che ci stava un po' a chiudersi e tutto, però non siamo riusciti a ripartire, è quello che mi dava fastidio, non tanto il chiudersi, cioè ci sta, l'avevo anche detto, però mi dava fastidio un po' quello. Invece veramente grande partita dai due volti, ma mi sono piaciuti entrambi paradossalmente a questo punto, vedendo come è andata nel finale. Peccato perché come abbiamo gestito quel force in finale, però cioè, d'altronde ha messo un sacco di uomini, ci sta che a quel punto soffri, però noi soffriamo particolarmente, rischiamo tantissimo. Alla fine soprattutto. Sì, in quei minuti lì c'è un po' da lavorare soprattutto di testa, perché magari abbiamo un po' paura, come ce l'abbiamo noi da casa, voi allo stadio, quindi insomma è stata veramente, veramente tosta, ma l'abbiamo portata a casa. Abbiamo vinto un altro sconto diretto, il secondo a questo punto, le altre erano tutte pareggiate o perse, come visto nel prepartita. Bene così, ci festeggiamo questo Natale un po' meglio, ecco, siamo contenti e nulla, quindi vi auguriamo anche a voi buon Natale. Vi invitiamo a commentare qua sotto, così farò il video di risposta ai commenti come faccio sempre domani. Uscirà domani, risponderò ai vostri commenti che lascerete qua sotto in merito al match, a quello che abbiamo detto noi o qualcosa che avete da dire voi, aggiungetela pure qua sotto nei commenti e ne parliamo domani insieme. E cosa aggiungere? E se volete potete abbonarvi al nostro canale per sostenerci. Assolutamente. Iscrivetevi, esatto, lasciate un like e condividete il video con tutti i tifosi arancione verdi e non, che non conoscono ancora questo canale. Sempre Forza Venezia. E sempre Forza Unione. Dai, giusto così.